Cosa vi devo dire? Questa è la seconda parte del video. Ci ho pensato se fare una seconda parte, anche se è finito male di colpo. Perché? Perché anche se io ho messo il telefonino in modalità aereo, quindi che nessuno mi può disturbare, ogni tanto mi compare la schermata aggiornamento software disponibile, Android e diverse sigle, e mi si blocca la registrazione, così come mi è successo ancora una volta sul video precedente. E questa è la seconda parte. Mi dispiaceva lasciarvi così, vi stavo facendo vedere il particolare che abbiamo appena montato. Eccolo qui. E poi ci tenevo anche a farvi vedere tutto quello che abbiamo montato fino al numero 55. Sapete che io volutamente capita che uso la forma plurale e dico abbiamo montato, andiamo a vedere, perché vi considero la parte integrante del canale. Quindi non è un errore, è una cosa che faccio volentieri. Qui poi tutti questi tubi ovviamente andranno messi in ordine. Ecco qua. E io trovo che sia veramente un particolare bellissimo, che fa veramente onore anche alla strumentazione che abbiamo e che è stata riprodotta in maniera encomiabile. Guardate. Anche qui abbiamo sui relè le scritte Bosch. Ricordatevi, chi mi segue lo sa, incollatevi questi che vi sto indicando, perché li perdete. Questi forse no, si tengono abbastanza bene, ma questo qui e questi 4 qua, fatelo ragazzi. E poi ovviamente tutti i tubi presenti nei loro perni dedicati. Il cruscotto è retroilluminato dai LED. Bellissimo, si legge tutto, tutto. I fusibili. Il modello si può migliorare in tutte le sue parti, ma io, a parte qualche modifica dove magari ci fanno montare le fascette che sono veramente orribili, come quelle del tubo corrugato che è nella vaschetta di compensazione dietro nel motore, che ho fissato diversamente facendo delle finte fascette, ma tendenzialmente io non tocco mai i modelli originali perché preferisco tenerli così come escono dalla casa. Poi ci sono persone che lo fanno e fanno dei lavori bellissimi, e ognuno ovviamente sul proprio modello decide di fare quello che vuole. Adesso vi faccio vedere la parte frontale del pannello dei comandi. Qui abbiamo il motorino dei tergicristalli, le due vaschette dell'olio, freni, e questa dovrebbe essere un'altra, cioè dovrebbe essere un'altra vaschetta dei freni. No, una dei freni e l'altra, abbiate pazienza, ho un vuoto di memoria.
non credo che sia quella della frizione. Boh, non dico un'altra stupidaggine, evito, che è meglio. Ebbene, poi abbiamo il musetto. Questo che vado momentaneamente a fissare, anche se non ci è stato detto assolutamente di farlo. Io lo faccio perché poi andrò a presentare la foto per la copertina, quella che dovrebbe servire ad incuriosire il visitatore e spingerlo a cliccare sul programma, o meglio, chiedo scusa, sul canale di Michele Armonica, e magari anche dire: perché no, visto che lo guardo, mi iscrivo e attivo la campanella. Sarebbe una cosa buona e giusta. Buona e giusta per me. Ecco qua. Bellissima. Qui ho messo semplicemente degli stuzzicadenti, così si vede meglio il modello nelle sue fasi costruttive. Ecco qua. È un modello che consiglio a tutti di fare perché è bellissimo, oltre chiaramente a una storicità del mondo delle corse, cioè meravigliosa, ineluttabile, perché è la regina dei rally. Qua abbiamo gli sganci rapidi che io ho modificato, andate a vedere il video iniziale, ma voglio migliorarli. Mancano gli spinotti perché li ho messi da parte, come ho consigliato di fare anche voi, per evitare che vadano persi. Ecco qui. E poi gruppo fari secondari, ovviamente sarà tutto funzionante, lo avete anche visto, ma mi rivolgo a coloro i quali mi guardano per la prima volta. Che vi devo dire? Se questo non è un modello meraviglioso. Questa è la nostra scheda elettronica, quella che ci garantisce poi la funzionalità a tutto il gruppo fari primari, secondari, luci di posizione, stop. Questa è l'accensione generale e spegnimento. Poi avremo, grazie a questa cassa che io ho rivestito così, e vi ho fatto anche vedere nel video il perché e come farlo, ci garantirà il suono del clacson, l'accensione del motore, l'accelerazione e la partenza con diversi inserimenti di marce. Sentitela fino alla fine perché è veramente emozionante, soprattutto per me che queste cose le ho vissute, perché li vedevo già negli anni 74, 75, li vedevo già in Valle d'Aosta, da Ferrato, che c'è ancora oggi, che ne preparava due, e io lì, un bambino di 7 anni, tra i 6 e gli 8 anni, adesso non ricordo bene l'anno, non l'avevo mai viste, e vedevo questi cofani in vetroresina girati con le due punte appoggiate sul pavimento dell'officina e questi rivolti verso l'alto.
e vedevo queste auto e le sentivo girare per una via che si chiama il Tesolin, che porta alla piscina comunale in Valle d'Aosta, angolo via Voison dove io abitavo, ed, è, ed era un'emozione pazzesca. Io non conoscevo neanche il nome di queste auto, le vedevo girare lì e era un'emozione pazzesca. Ecco perché vi dico che quando ho sentito la riproduzione del suono del motore sono rimasto veramente di sasso, perché è riprodotta benissimo, fedelmente. Questo invece, oltre a essere il parafango, parte del parafango posteriore, è anche l'alloggiamento delle batterie che poi garantiranno l'alimentazione per tutto quello che vi ho detto prima. Telecomando, sarebbe stato bellissimo se avessero fatto una serigrafia con la livrea Alitalia, Lancia Stratos o una targhettina campione del Rallye di Monte Carlo del 1976, e sarebbe stata una cosa in più. Qui abbiamo lo spegnimento, non è l'accensione. L'accensione funziona comunque una volta che accendiamo questo. Questo è lo spegnimento di tutto quello che vogliamo. Ad esempio, possiamo fare l'accensione del motore e poi spegnere direttamente da qui, oppure da qui. Questo spegne tutto, in sintesi. Questo è il tasto del gruppo fari primari, i due laterali, gruppo fari secondari, i 4 faretti, accensione del motore, clacson e pedale del freno. Bene ragazzi, penso di avervi fatto vedere tutto. Mi sono voltato indietro e vi ho fatto vedere tutto. Sì, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie con tutto il mio cuore di continuare a dar vita al canale. Scusatemi per questa seconda parte, è veramente stressante per me ogni volta dover fare 2 parti invece che solo una, anche perché sapete che ogni mio video, proprio perché il mio canale non si occupa del solo montaggio ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà, e quindi ciò che dico, le modifiche, il tipo di lavoro da dover attuare in quel momento per rendere il modello migliore e non fare danno, deve essere anche comprensibile alle persone non italiane. Per questo motivo, dicevo, è ogni mio video tradotto in 31 lingue. Ovviamente le 31 lingue devo metterle io, che adesso devo farlo per 2 volte, perché 2 sono stati i video per questa uscita numero 55. Purtroppo mi capiterà a questo punto anche altre volte, perché gli aggiornamenti, anche se sono in modalità aereo dove non dovrebbe arrivarmi nulla, mi compaiono aggiornamento disponibile, pum, e mi blocca la registrazione. Che devo fare? Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.